Ragazzi, buongiorno. Sabato 18 ottobre 2025. C'è un po' di foschia qua. A temperatura di circa 6 gradi. Sono le 7:52 per l'esattezza. Se ci siamo? Benzina. Tra l'altro questa mattina non è iniziata col piede giusto. Abbiamo aggiornato il navigatore e praticamente non c'è la mappa dell'Italia, c'è la traccia ma non c'è nient'altro. Quindi adesso che arrivo a casa farò anche un aggiornamento di questa roba qui. In realtà mi ha aggiornato ma l'aggiornamento non è andato a buon fine. È il meno dei problemi, la traccia l'abbiamo, si va ugualmente. La 4 regala sempre grandi emozioni. I problemi ci sono dopo Brescia, noi dovremo uscire a Bergamo. Bergamo è dove ci troveremo con dei personaggi che avete già visto sul canale. Eccoli qua, ci sono anche gli Arvin. Buongiorno. Com'è? Tutto a posto? Tutto bene, Vince. Dalla Turchia con furore, eccoci qua. Dalla Turchia a Bergamo. Beh, diciamo che dalla Turchia è cambiato un po' di cavalleria qua però, 1250 Triple Black ADV per gli Arvin. Aci! Glielo diamo adesso. Diamogliela adesso, dai. Diamogliela adesso. Un piccolo pensiero, una stupidaggine, non pensate che sia chissà che cosa, però a noi l'hanno regalato e secondo me è bello come accessorio. La GoPro purtroppo ha deciso di spegnersi proprio nel momento clou della consegna della Guardian Bell nelle mani di Arianna e Vincenzo. Vedere i loro occhi riempirsi di gioia è stato veramente un tuffo al cuore per noi. Poi al rientro del giro abbiamo ricevuto un WhatsApp da parte di Vincenzo ed abbiamo avuto la conferma che il regalo è stato decisamente apprezzato e noi lo speravamo tanto perché abbiamo comprato questa Guardian Bell lo stesso giorno in cui loro sono andati a ritirare il GS. Abbiamo pensato di regalare agli Arvin la Guardian Bell che a noi hanno regalato Nico e Daniela della Sicilia, di Palermo, ed è stato un gesto talmente inatteso. A me arrivò a casa addirittura con la posta. È stato un gesto talmente inatteso e un piccolo pensiero, ma vi dico la verità, riempie il cuore, perché quella campanellina che vi fa compagnia all'inizio quasi dà fastidio, sentite il rumore nuovo ma poi vi abituate e quando non la sentite vi manca, insomma. Mi ha riempito il cuore e abbiamo pensato che anche a loro avrebbe fatto lo stesso effetto. Da come abbiamo visto, insomma, Arianna si è persino commossa. Un piccolo pensiero ma di grande spessore, diciamo. E adesso iniziamo il nostro tour di oggi. Stiamo puntando Passo San Marco, ma prima di arrivare a Passo San Marco abbiamo pensato di fare delle piccole deviazioni, di fare strade un po' più curvose che abbiamo già fatto altre volte. Abbiamo già portato sul canale, che però secondo me vale la pena di fare perché è un'ottima palestra per imparare a fare curve e tornanti. Iniziamo a fare un po' di curvette, ce ne saranno un bel po', tornanti a go-go, tornanti a non finire. Tra l'altro ci è andata proprio di culo perché dall'1:45, dalle 13:45 la strada sarà chiusa, probabilmente per una corsa di bici. Ecco, adesso iniziamo. Adesso ci terremo pure un po' lontano dagli Arvin in maniera che ognuno ha la sua autonomia di fare le curve. Qua è una curva dietro l'altra, guys. Bravo a Vincent che ha impostato il tornante come si deve. Adesso inizia la vera parte tortuosa. Guardate il navigatore che cos'è qua sotto. Ve lo mostro un po' meglio, ma è qualcosa di veramente hard qua sopra. Sotto il sole che dipinge d'oro l'asfalto abbiamo iniziato la nostra ascesa verso Selvino. Una danza di tornanti che ci avvolge, ci stringe, ci spinge a piegare sempre di più. L'aria, tersa e vibrante, ci accarezza il viso mentre il suono profondo, quasi un respiro, dei nostri boxer GS riempie ogni angolo della valle. Non è solo un rombo, ma un battito che scandisce i nostri cuori, un'emozione che si fa più intensa ogni curva affrontata con decisione. La strada si trasforma nel nostro specchio e ogni piega diventa una scoperta di noi stessi. Che scala, che strada, tanta roba sta roba qui, veramente estrema qualità. Non da correre, ma sicuramente un'ottima palestra per chi vuole imparare a guidare. Senza andare dall'altra parte si riescono a fare anche tornanti simili, perché il vero problema di tanti è che corrono ma invadono l'altra corsia. Dall'altra parte non ci si deve andare, punto. E infatti questo sarà uno dei temi su cui si batterà molto il 25 ottobre, ma per quando vedrete il video il 25 ottobre sarà passato e quindi anche il workshop 2 ruote sicure sarà portato in cascina. Ed eccoci qui, arrivati a Selvino. Qui c'è una pista da sci
Questo è praticamente piano piano scendiamo e appuntiamo l'orrido di Bracca. Costa Serina SP31, una strada, come dice la parola stessa, tutta in costa, sulla fianco della montagna. Per quello che la strada è anche ben tenuta, vi devo dire la verità. Il passo è moderato, ovviamente, vista la larghezza della carreggiata, e nel frattempo sta uscendo anche un bellissimo sole che scalda in alcuni punti, anche se la temperatura in questo momento non riesce a superare gli 11 gradi. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Siamo in altezza di oltre 1000 metri, piano piano scendiamo. La montagna si veste d'autunno, guardate qua. Scendendo e davanti a noi per la vallata ci sono degli scorci quando la vegetazione lo consente, decisamente belli. Qui sotto c'è una chiesa, forse tra un po' la vedrete anche voi. Ed in men che non si dica, siamo arrivati a Bracca. Tra un po' arriverà sicuramente la parte più succulenta, quella più particolare, ecco. Vi dà il benvenuto questa bellissima e particolare cascata che ogni volta ci meraviglia, perché chi viene dall'altro lato non se l'aspetta. Guardate che spettacolo è. E poi qui davanti invece c'è l'orrido. Welcome to, benvenuti all'orrido. Come cazzo l'ha fatta la curva quella? L'orrido di Bracca è un tratto breve ma capace di lasciare il segno. Lo affrontiamo in moto, il rombo del motore rimbalza tra le pareti di roccia viva, mentre la strada, scavata nella pietra, si snoda come una vena tra le montagne. L'asfalto si stringe, l'adrenalina sale, il cuore batte forte. Ogni curva è un'emozione, ogni metro un piccolo trionfo. Un passaggio breve, sì, ma intenso, selvaggio, indimenticabile. 11:30, ci sono circa 12 gradi, siamo ai piedi del passo. Inevitabilmente c'è un po' di traffico, un po' di auto, un po' di moto. Piano piano iniziamo la nostra scalata, qualche bici, ma d'altronde la giornata è bella ed è giusto che tutti possano divertirsi in estrema sicurezza e tranquillità, direi. Da qui inizia la vera salita. Gli Arvin sono qui davanti a noi, fanno strada. La giornata è meravigliosa, c'è un bel sole. Per ora il vento qui sotto non ce n'è, speriamo che non ce ne sia neanche sopra, in maniera da goderci anche il panorama. La salita al Passo San Marco in moto è un'esperienza che vibra dentro. La giornata è limpida, fresca, di quelle che sanno di montagna vera. Il cielo è terso, profondo e tutto intorno la natura si accende dei colori dell'autunno. Rossi intensi, verdi vivi, gialli dorati e bruni caldi che si intrecciano come un quadro in movimento. I tornanti sono tanti, duri, impervi, ma noi, insieme al GS, avanziamo decisi, senza esitazione. La strada sale, la pendenza cresce, l'adrenalina pure. Le nuvole, leggere e mutevoli, provano a velare il sole, ma lui resiste, squarciando il cielo con una luce meravigliosa che si riflette sulle cime. Arriviamo al passo senza fermarci, la voglia di continuare, di vivere la discesa è più forte. Scegliamo un tornante ampio e sicuro per una breve sosta. Il tempo di respirare quell'aria pura e di guardare indietro verso la strada conquistata. Poi giù, verso Morbegno. La valle ci accoglie con un abbraccio di luce e profumi. Il pranzo è un premio, tavolo all'aperto, prato verde sotto i piedi e una vista che riempie gli occhi. Un momento di calma dopo l'avventura, un istante perfetto. Jerry Anna ha portato il dolce. Ari, Brownies al cioccolato, solo alta quality. il caffè, immancabile caffè. Ovviamente, l'autismo. Autin per noi e Mautin anche per loro, giusto? Meteo fantastico. Meglio di così. Non sembra top. Meteo top. Clima top, temperatura top. Che vuoi di più? La panchina è offerta da Vincenzo. Vincenzo ci ha portato qua oggi. All'ultimo secondo ho trovato subito il posto top. Posto giusto, senza vista. Pranzo terminato, guys. Si punta a un altro posto estremamente panoramico. Non vi anticipo nulla, facciamoci un po' di strada. Lasciamo far strada agli Arvin, seguiamo e poi vedrete cosa succederà. Abbiamo preso l'uscita a Bellano, che adesso stiamo arrampicando. Come vedete io non posso esservi molto d'aiuto perché guardate il mio navigatore, praticamente vado nel vuoto. La strada presenta un manto d'asfalto semplicemente magnifico finora. Dopo comunque vi lascio la traccia GPX. La
La strada ha una discreta pendenza, stiamo arrampicando verso Piani dei Resinelli. C'è anche un po' di traffico, un discreto traffico direi. Non è sicuramente in buone condizioni, ve lo dico già. Per non farsi mancare nulla c'è anche un piccolo cantiere, ci sono 2, 3, 4 macchine, facciamogli fare il tornante, perché guardate qua. Sì, probabilmente come dice Cinzia è gettonato, e probabilmente sì, c'è una mezza processione dal senso opposto. Piani dei Resinelli, eccoli qua. L'obiettivo è chiaro, raggiungere il belvedere e goderci la vista. La camminata è leggera, piacevole, quasi meditativa. Attraversiamo il Parco del Valentino che ci accoglie con i suoi colori intensi, i profumi d'autunno e quel silenzio rarefatto che solo la natura sa offrire. Gli alberi, maestosi, sembrano fare da cornice al nostro cammino. Dopo una mezz'ora eccoci al punto panoramico, ma la montagna oggi ha deciso di nascondersi. Le nuvole basse avvolgono tutto, velando la vista che tanto aspettavamo. Pazienza, restiamo lì qualche istante in silenzio ad ascoltare il vento e a fissare quel bianco che sa di mistero. Sarà per la prossima volta un motivo in più per tornare e, magari, la prossima volta il cielo ci regalerà lo spettacolo che oggi ci ha solo promesso. Ragazzi, purtroppo è andata così oggi. Torneremo in tempi migliori, quando ci sarà una migliore visibilità da tornarci, perché il posto sicuramente merita. Siamo stati poco fortunati con la foschia. Probabilmente per salutare noi è andato dritto, perché lui deve andare di là. Ci facciamo l'ultimo pezzo insieme allora. Dai, go! Si conclude qua praticamente il giro Pompa della Couette. Praticamente le nostre strade si divideranno, loro punteranno verso Bergamo e noi punteremo verso Pavia. Ultime curvette insieme praticamente facciamo qua. Loro proseguono verso Lecco e noi giriamo verso Milano. Eppure il saluto ve lo siete visti in diretta. 33, 18 ottobre ragazzi, questa è la condizione dove siamo adesso. Neanche ad agosto c'è tutta sta gente. 19:25 per l'esattezza, siamo a una ventina di chilometri da casa. Ragazzi, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis. A voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!